Ma i vestiti delle Disney I Love You Forever andranno bene alle nostre Barbie? Ed eventualmente a quale corporatura di Barbie staranno meglio? Per scoprirlo oggi siamo qui con 3 Barbie made to move, una petite, una con il corpo classic e una con il corpo curvy, proprio per andare a vedere i vestiti delle Disney I Forever sulle principali corporature di Barbie. Visto che di vestiti ed accessori ce ne sono diversi, io direi di selezionarne solamente alcuni. Ad esempio questo come vestitino, per capire se i vestitini possono andare bene su tutte le corporature Barbie. Questo lo prenderei come top o reggiseno o costume. Non può mancare ovviamente una felpa a manica lunga, per capire anche ovviamente la lunghezza delle maniche. Un pantalone lungo. Un pantalone corto, non so se scegliere questi o quelli di Pocahontas, ma direi quelli di Pocahontas. E poi andrei a provare anche le scarpe, giusto per curiosità. E ho scelto questi stivaletti qui di Pocahontas come scarpa più alta e invece queste qui più semplici come scarpa bassa. Ma iniziamo prendendo la nostra petite e provando su di lei. Proverei subito ad infilarle i pantaloncini, che credo che però risulteranno un pochino grandi su di lei, e anche questo top. E diciamo che i pantaloncini sì, effettivamente sono un pochino alti, vanno quasi sopra l'ombelico, ma il top invece non è bellissimo, è leggermente morbido, anche se comunque possiamo tranquillamente farlo indossare anche una petite. Rimane largo, ma ci sta. Le scarpe invece per la petite no, assolutamente no, non riesce proprio a tenerle addosso. Invece gli stivaletti si infilano, ballano un po', ma rimangono, quindi volendo possiamo comunque farglieli indossare. Riesce ovviamente ad indossare anche i pantaloni lunghi e la felpa, anche se risultano un pochino oversize. Infatti la felpa ha le maniche davvero lunghissime, le coprono anche le mani. Qui davanti è larghissima, però volendo si può utilizzare. Invece i pantaloni fanno un pochino effetto pigiama del fidanzato, che è un pochino troppo grande. Anche sollevandoli un pochino in caviglia fanno questo effetto tutto arricciato che non è proprio bellissimo. Anche il vestitino giallo riesce a tenerlo comunque addosso, ma anche in questo caso rimane un pochino morbido. Si chiude ovviamente bene, però come vedete è un pochino largo, ma devo dire che comunque ci sta, non le sta male, la lunghezza è perfetta per le sue gambe, l'unica cosa forse è un pochino qui il décolleté che rimane un po' tanto largo, un po' tanto vuoto, però magari abbassando così le spalline diventa un vestitino assolutamente carino. Ma ringraziamo la nostra petite e prendiamo invece la nostra bambola classic, su cui proveremo esattamente le stesse cose. I pantaloncini in questo caso risultano assolutamente perfetti, come vedete lasciano scoperto l'ombelico, la lunghezza è perfetta sulle gambe, riempiono benissimo anche il sedere, sono davvero perfetti per il corpo classico di Barbie. Anche l'elastico sale e scende con molta facilità. E anche il top rispetto al corpo petite veste decisamente molto meglio, è praticamente della misura perfetta per un corpo Barbie, anche dietro si chiude perfettamente. La lunghezza è perfetta, le spalline sono perfette, quindi direi che top approvatissimo. Nel caso del corpo classic la felpa è decisamente perfetta, leggermente oversize, ma le maniche sono giuste, sono lunghe al punto giusto. La taglia dei pantaloni, la larghezza dei pantaloni è perfetta, l'unica cosa è che sono un pochino troppo corti. Infatti nel suo caso sembra che sia pronta per attraversare il fiume. Però andiamo subito a provare le scarpe, che magari con quelle la situazione può migliorare. Anche per lei le scarpe basse assolutamente no, anche per i piedi delle bambole classic. Invece gli stivaletti credo che si incastreranno come prima, e esattamente, anche in questo caso sono come vedete un po' ballerini, però effettivamente una volta indossati fanno sicuramente il piede enorme, però comunque devo dire che per giocare secondo me si possono tranquillamente utilizzare. E anche il vestitino direi che alla fine ci sta, è fattibile. Pensavo vestisse molto peggio e invece devo dire che è molto carino. Nel corpo classic la scollatura veste perfettamente, viene riempito dal seno in un modo impeccabile. Rimane solamente un pochino morbido qui a livello della pancia perché le ili sono leggermente più formose, ma anche sui fianchi devo dire che comunque veste molto bene. La lunghezza è esattamente perfetta, mezza coscia, quindi assolutamente vestitino approvato sul corpo classic. Ma salutiamo per un attimo anche la nostra classic e andiamo a provare tutte le varie cose anche sul corpo curvy. Il top veste assolutamente perfetto, anzi è la corporatura su cui veste meglio. Il seno lo riempie perfettamente sul davanti e si chiude perfettamente anche sul retro, ma purtroppo i pantaloncini non salgono più di così.
arrivano alle ginocchia e se proviamo a tirarli un po' più su si rischia solamente di romperli, quindi no, i pantaloncini sulle Barbie curvi assolutamente bocciati. Anche la felpa le sta perfettamente, le maniche sono della lunghezza perfetta e anche in questo caso sta meglio a lei che alle altre. La riempie molto di più e sembra esattamente della sua taglia. Una cosa che mi ha stupito in questo caso sono i pantaloni, che ragazzi, i pantaloni lunghi le vanno bene, un pochino stretti qui sul sedere, però si possono utilizzare perché sono un tessuto leggermente elasticizzato, la lunghezza è praticamente quella di una Barbie classica, quindi risultano un pochino corti, ma si possono utilizzare e vi devo dire che rimanendo così un pochino più a vita bassa preferisco come vestono su una curvy confronto che su una Barbie Classic. Le scarpe invece come prima sono comunque gigantesche, rimangono comunque un pochino meglio perché le Barbie curvy hanno i piedi più grandi ma sono comunque veramente molto grandi e si sfilano subito. Anche lo stivaletto come vedete è troppo grande, però comunque anche sulle curve gli stivaletti si possono tranquillamente utilizzare. Fanno anche in questo caso il piede un pochino enorme, però insomma dai, ci si può giocare. Il vestitino però purtroppo no, non sale. La parte dei fianchi del vestitino non riesce a superare le gambe del corpo curvi e quindi si rischia solamente, come vedete qui a lato, di strappare il vestito e quindi no, vestitini per i corpi curvi bocciatissimi, purtroppo. Io ci speravo tanto. Gli accessori invece vanno fortunatamente bene per tutte e tre le corporature, borse, marsupi, collane, anche il telefono, lo smartphone. Gli occhiali da fare indossare sono un pochino grandi, però in testa sono veramente molto carini. Ma quella che mi ha stupito di più di tutte è sicuramente il corpo curvy, che riesce ad indossare davvero molti pezzi degli outfit delle Disney Ily, cosa che non pensavo essendo comunque un corpo decisamente molto più formoso confronto a quello nuovo della Disney, appunto. Quello che però risulta probabilmente il più versatile di tutti è il corpo petite, che essendo piccolino si può adattare a qualsiasi vestito, come in questo caso dove la maglia è veramente grandissima, però può sembrare semplicemente una canotta oversize di una ballerina che ha appena finito l'allenamento e che se ne esce con la sua borraccia e il suo zainetto e ancora gli scaldamuscoli ai piedi. Quindi direi proprio che sì, si può fare, si possono utilizzare i vestiti Disney I Love You Forever sulle Barbie e anche sulle varie corporature. Ovviamente dobbiamo solamente avere alcune accortezze, tipo i tessuti non elasticizzati, non utilizzarli assolutamente sui corpi curvi per non rischiare di romperli. Più o meno tutto va bene invece sui corpi petite perché appunto al massimo riusciamo a farglieli vestire come oversize. Quello che li indossa sicuramente meglio è il corpo classic, che riesce comunque ad indossare più o meno tutto, anche se alcune cose risultano con le maniche leggermente corte. La cosa che mi dispiace più di tutte sono le scarpe, perché effettivamente se si fossero potute utilizzare le scarpe delle Ily sulle Barbie sarebbe stata veramente una cosa molto molto carina per sbizzarrirci ancora di più con le nostre bambole, soprattutto visto che Barbie tende ad avere delle scarpe molto spesso fin troppo banali. Detto questo, fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate e soprattutto se voi avevate già provato a vestire le vostre Barbie con questi vestiti dei Fashion Pack o comunque i vestiti delle Disney Love You Forever. Sono curiosissimo, scrivetemelo qui sotto. Io spero che questo video vi sia tornato utile e soprattutto che vi sia piaciuto, fatemelo sapere qui sotto con un like. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e se vi va mi trovate su tutti i social con il nome Toys Expression e su Instagram anche come Toys Expression Dolls. Io intanto ragazzi vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.